Stai per comprare casa, ma non sai se fare un mutuo o usare i soldi che hai in banca? Qual è la scelta migliore nel tuo caso? Ciao, sono Marco De Lio, trader coach e pro investor su eToro. Molti mi chiedono: Marco, ma mi conviene fare un mutuo oppure usare i soldi che ho in banca per comprare una casa? La verità è che non c'è una risposta uguale per tutti. Dipende dalla tua situazione, dipende dal tuo lavoro, dipende se investi, se non investi. Andiamo a vedere quando conviene comprare casa con un mutuo e quando invece conviene comprarla senza mutuo. Intanto non conviene se già non investi. Se già sei una persona che tendenzialmente non investe nei mercati finanziari, non fa investimenti, allora in quel caso già non ti conviene fare un mutuo, perché tanto per lasciare quei soldi lì in banca a erodersi con l'inflazione ti conviene comprare direttamente una casa in contanti. Se non vuoi debiti, oppure se hai qualche investimento ma ce l'hai con un tasso di interesse dell'1 o 2%, quindi comunque inferiore a quanto ti costa il mutuo. Quindi in questo caso conviene perché elimini completamente diverse spese come gli interessi del mutuo oppure tutti i costi legati alla banca. Il problema reale in questo caso è che immobilizzi il capitale. Quindi quei 200.000 euro possono aumentare un po' perché il valore della casa comunque può aumentare, ma non può prendere lo stesso valore che prenderebbe investito con un portafoglio fatto bene nel mercato azionario o con gli ETF. Perché se la rendita negli ultimi 15 anni sull'S&P 500 è stata dell'8-9%, già solo con l'8% dopo 20 anni ti ritroveresti già con circa 1 milione di euro investiti sull'S&P 500, il mercato di riferimento americano, dove ci sono le 500 più grandi aziende americane. Invece senza un mutuo quei 200.000 sono immobilizzati, può prendere valore la casa, ma difficilmente dopo 20 anni arriverà a valere 1 milione di euro. Quindi se sei una persona che investe e soprattutto investe a un tasso di interesse superiore a quello del mutuo, quasi sempre ti conviene investire. Quindi quando ti conviene fare un mutuo? Intanto se non hai abbastanza liquidità per comprare la casa. Ti conviene se hai investito quei soldi a un tasso di interesse superiore a quello che ti offrono per il mutuo. Ti conviene se non vuoi farti mangiare i tuoi guadagni dall'inflazione. Quindi quant'è il costo del denaro in questo caso? Se io prendo un mutuo al costo del 3%, ma ho investito gli stessi soldi, la stessa quantità di soldi che mi sarebbero serviti per comprare la casa a un tasso di interesse dell'8%, il costo del denaro in questo caso è del 3%. Però ho comunque una rendita netta del 5%. 5% su 200.000 sono comunque 10.000 euro l'anno. Quindi mi conviene comunque fare un mutuo e tenere quei soldi investiti. Quindi dopo 20 anni questi 200.000 euro che ho usato per comprare la casa subito non hanno mai lavorato per me, è solo aumentato un po' il valore della casa, ma immaginiamo 250.000, 300.000 euro nei casi migliori, dopo 20 anni, più tutti i lavori che ci sono stati da fare e tutto il costo che c'è stato per la casa. Mentre invece quei 200.000 euro investiti a un tasso di interesse dell'8%, che è quello degli ultimi 15 anni dell'S&P 500, potrebbe arrivare in questo caso anche a 1 milione di euro. Capisci la differenza? Vi faccio un attimo l'esempio di quanto realmente vi costa il mutuo, perché non ci crederete. Ai tassi di interesse attuale, quindi al 3%, un mutuo anche solo da 100.000 euro vi costa su 30 anni circa 50.000 euro. Sì, ve ne accorgete poco perché sono spalmati per 30 anni, ma comunque state pagando il costo di quel mutuo è di 50.000 euro. Mentre invece i tassi che c'erano nel 2020, quindi circa l'1%, il costo di quel mutuo, sempre da 100.000 euro, vi viene a costare 15.000 euro, con una differenza netta di oltre 35.000 euro su 30 anni. Quindi quella casa ti viene a costare 50.000 euro in più con il tasso di interesse attuale del 3%. Ma manca ancora un fattore per capire quanto ci costa realmente quel mutuo, che è l'inflazione. Il target dell'inflazione è fissato al 2% annuo. Quindi in realtà quel mutuo dal 3% che ci costa 50.000 euro sulla carta, in realtà come valore nominale, quindi come potere d'acquisto, ci costa i 15.000 euro del mutuo all'1%. Ma quindi quanto ci costa realmente il mutuo all'1%? È negativo, quindi in realtà con un mutuo all'1% e un target sull'inflazione del 2% ci stiamo guadagnando ogni anno.
Ricordiamoci ancora una cosa. Quando ti dicono investire nel mercato azionario è rischioso, sappi che il mercato azionario è considerato rischioso quanto l'immobiliare. In Italia c'è un po' questo concetto che investire nei mercati è una cosa veramente rischiosa, però in realtà andiamo a vedere veramente quanto ogni strumento può essere rischioso. Le criptovalute sono i più rischiosi, poi ci sono le azioni allo stesso livello dell'immobiliare. Gli ETF e le obbligazioni sono meno rischiosi ancora, sia dell'immobiliare che dell'azionario. Quindi a volte investire è meno rischioso che comprarsi una casa. Anche se qua in Italia culturalmente comprarsi una casa è considerato l'investimento più sicuro. Investire nel mattone è considerato l'investimento più sicuro. Questa è una cosa che abbiamo nella nostra cultura italiana. In realtà è nella stessa categoria di rischio delle azioni ed è uno scalino più alto rispetto agli ETF. Quindi qual è la scelta migliore? Se vuoi più sicurezza e diminuire i costi, ti conviene comprare la casa senza mutuo. Se invece vuoi massimizzare il rendimento del tuo patrimonio, ti conviene trovare un mutuo sostenibile per investire la tua liquidità. Io personalmente scelgo quello che può permettermi di far lavorare il capitale. Quindi io personalmente preferisco non comprare direttamente una casa senza un mutuo, ma avere un mutuo e usare quei soldi per crearmi altre rendite. Tu invece quale preferisci? Fammelo sapere nei commenti. Sono davvero curioso di sapere quanti di voi ragionano da investitori e quanti di voi invece ragionano da risparmiatori. Non c'è una risposta giusta. Se ti piacciono questi contenuti, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti lascio il link in descrizione anche per la community gratuita su Telegram. Lì aggiorno con news di mercato e approfondimenti sui mercati finanziari. Noi ci vediamo al prossimo video.